Ben ritrovati, buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera, mattino Milan di venerdì e quindi è l'ultimo di questa settimana, 3 marzo del 2023, alla vigilia già della sfida del Milan di campionato Fiorentina-Milan di domani sera, 20:45. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ciao Henry, ciao a tutti quelli che in questo momento ci stanno iniziando a guardare, che ci guarderanno nel corso della mattinata e che sono qui, credo, soprattutto per i due titoli che abbiamo indicato, che insomma questa settimana è stata un po' divisa in due, non proprio equamente. Insomma, il 70-l'80% dello spazio se l'è presa lo stadio, se l'è presa la giornata di Jerry Cardinale, se l'è presa insomma tutte le parole annesse e connesse allo stadio, e tant'è che oggi continueremo a rendervi conto appunto dello stadio, ma diciamo che mi sembra anche giusto chiudere con quello che è la probabile per Fiorentina-Milan e pensare nuovamente al campo, perché in tutto questo la Champions va presa e portata a casa anche per il prossimo anno. Harry, io andrei subito, quindi volerei con il primo argomento di oggi, che sono appunto le parole di Jerry Cardinale. Questo è il taglio interno di Gazzetta: il nuovo stadio in città, per il Milan è la priorità, meglio andare da soli. Abbiamo capito che la vogliamo fare a Milano, finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tolto le ipotesi di San Donato, di Sesto e quant'altro, abbiamo capito che il Milan lo vuol fare a Milano. Poi, se alla fine di tutto l'iter, eccetera, anche le ultime possibilità di farlo a Milano cadono, si guarderà intorno. Ma il Milan lo stadio lo vuole fare a Milano. Mm-mm. Te le vado a leggere qualche Sì. dichiarazione di ieri di Jerry Cardinale durante la quinta edizione del Business Football Summit di Londra. Sullo stadio dice: quando guardi al brand del Milan e guardi a dove dovrebbe essere la Serie A, dove tutti i 20 proprietari delle squadre di Serie A dovrebbero essere, un'area che non è utilizzata e che non è stata sfruttata a dovere è quella proprio dello stadio. Lo stiamo facendo insieme al Municipio di Milano, alla Regione Lombardia. Siamo a Milano e non possiamo portare uno degli spettacoli di Live Nation, uno dei nostri partner, ai tifosi e agli appassionati, perché non c'è dove farlo. Non possiamo portare altre forme di spettacolo alla community. San Siro è stato costruito nel 26 e strutturato nel corso degli anni. Voglio dire che vogliamo che il Milan e la Serie A tornino a livelli top. Voglio dare ai nostri tifosi un prodotto al top. Vedremo se riusciremo a trovare la giusta opportunità. Devo però fare, diciamo così, collaborare oltre che i tifosi, l'amministrazione del Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Serie A, eccetera, eccetera. Sul condividerlo poi, Henry, e poi torneremo a noi, sono un gran sostenitore dell'essere indipendenti, ma al momento non c'è nulla che possiamo escludere a prescindere. Però penso che l'Inter al momento stia pensando anche loro a quale sia il miglior futuro. Noi ci concentriamo sul nostro e quale può essere la miglior soluzione. Ehm, Torniamo a noi, Henry. Sì. Ribadisce dei concetti che abbiamo già visto in realtà, cioè che il Milano lo vuol fare da solo, lo vuol fare in una zona all'interno del comune di Milano, e ribadisce anche che questa volta, proprio per diciamo, l'identità dell'area scelta, oltre il comune di Milano, in realtà uno degli attori principali, se non forse l'attore principale, diventa Regione Lombardia, che dell'ente parco è un po' la mamma, diciamo. E Sì, quindi io da avere a che penso fare. che, come dire, penso che le idee di Cardinale, le accelerate di Cardinale ultimamente siano abbastanza chiare. Vuole andare di fretta, vuole fare le cose, come dire, nel minor tempo possibile, però comunque rimanendo a Milano, facendolo da soli e quindi, come dire, il modo più rapido possibile, migliore possibile, nella zona, tra virgolette, con meno intoppi possibili per poterlo costruire. Ecco, quindi io credo che sia stato tutto molto studiato, ragionato, pensato nel corso dei, magari anche dei mesi stessi in cui c'era il dibattito pubblico per pensare a delle alternative
o nei mesi o nelle settimane, nei mesi subito successivi. Ecco, io penso che ci sia stato veramente tanto lavoro e tanta progettazione dietro a quest'idea dell'ippodromo La Maura e sul fatto di farlo da soli, ecco. Adesso bisogna, come dire, spingere. Ecco, bisogna continuare a lavorare, bisogna far sì che i tempi si accorcino. Sì. Beh, Chiedo siamo scusa, messi bene entrambi. e che si starnutisca. No, bisogna far sì che i tempi si accorcino e che, come dire, si possa andare più velocemente possibile verso il nuovo stadio, ecco. Perché io credo che quello che ha fatto Cardinale in questa settimana sia stato veramente accelerare non poco, ecco, accelerare parecchio, tutte le tempistiche, le trattative, gli incontri, e quindi è positivo questo, assolutamente positivo. A proposito del nuovo stadio, qualche nuova indicazione soprattutto del mattino, poi andiamo da Sala che ha fatto uscire un podcast dove spiega un po' il suo punto di vista, ma in realtà è una sorta di mega riassunto. Oggi Corriere della Sera a Milano, tra l'altro, indicava nello studio Boeri, che tra l'altro ha fatto il Bosco Verticale, che tra le altre aveva anche lui proprio, diciamo così, fatto una proposta per il nuovo San Siro, che è insomma uno degli architetti più famosi del mondo, in realtà non solo d'Italia, che potrebbe esserci lui dietro la realizzazione del prossimo stadio del Milan, anche perché sta già lavorando nell'ente Parco Sud per la realizzazione di 9 giardini della biodiversità. Quindi insomma sarebbe già così all'opera per un altro progetto all'interno dell'ente Parco Sud, e quindi insomma, questo è il nome che però non trova una conferma perché lo studio Boeri si è giustamente in questo caso chiuso dietro un no comment. Per invece riguarda le procedure, mi sembra sempre più evidente che Regione Lombardia ora avrà un ruolo molto più presente, molto più pesante rispetto che magari ad esempio lo stadio in zona San Siro. Qualcosa che comunque potrebbe essere, diciamo, bypassato da un accordo di programma appunto tra Milan, Comune e Regione Lombardia, che potrebbe far accelerare tutto in breve tempo relativo, cioè non dopodomani, però in un tempo abbastanza corto, in un iter che non si protrae magari per 3-4 anni come è stato il precedente, se no altrimenti davvero lo vediamo chissà quando questo stadio. Però la discesa in campo di Cardinale di mercoledì è anche per questo, rendersi conto se i due enti che, tra virgolette, devono collaborare con noi per accelerare, per bypassare i problemi che magari possono sorgere di vincoli e quant'altro, remano con noi oppure no. Perché se Io non penso remano che con noi, da cambia questo tutto. punto di vista, Simo, diciamo che attualmente Fontana si è sbilanciato un pochino di più rispetto a Sala, cioè l'ho Guarda, visto un Sala pochino oggi, più. guarda, così lo completo. Sala oggi nel podcast, poi insomma, ognuno è libero di fare la propria interpretazione delle parole del sindaco. Prima ovviamente ha ricordato le diversità tra le varie proprietà, del fatto che prima c'erano delle proprietà diverse, italiane, legate al territorio, che non avevano magari un'attenzione massima al bilancio. Ora invece queste proprietà straniere, che sono molto invece più attente al bilancio, meno male mi verrebbe da dire, se no si rischia sempre di saltare per aria, sono, diciamo così, molto più propense a costruire uno stadio perché è fonte massima di ricavi e quindi ti consente di non essere in difficoltà economiche e finanziarie. Per quanto riguarda il recente passato, tra le righe, un po' ammesso che la sua parte politica, la parte avversa, in generale qualche lungaggine di troppo c'è stata, e dice di voler lavorare attivamente per far sì che
il Milan, soprattutto perché l'Inter sembra che invece stia guardando più intorno, resti sul comune di Milano a fare lo stadio. Diciamo così, l'intenzione espressa è L'intenzione questa. c'è, poi le stesse cose, comunque ho visto anche magari un po' più di entusiasmo, un pochino più di coinvolgimento in quelle dichiarazioni, foto di Fontana, poi l'importante sono sempre i fatti, ecco, quindi Esattamente. belle le parole, belle le foto, belle le strette di mano, gli incontri, quello che conta poi è cosa succede realmente. No, esatto, Henry. Però, tra l'altro, torna su quello che è il piccolo progetto del Milan e dell'Inter, che insomma per 4 anni ci ha tenuto in piedi e che invece in questo momento sembra realmente andare per una strada morta. Non è ancora stato comunicato che si chiuderà, ma Sala insomma fa capire che lì non c'è più niente da fare. Per il nuovo progetto invece del Milan dice che riguarderebbe lo stadio e la sede, quindi non altri campi per Quindi non femminile, Milanello di fatto. Milanello, maschile, giovanili, femminile, insomma, non gli altri campi, solo lo stadio e la sede. Ora, io mi fermerei su questo aspetto perché in realtà è come se fosse un mega Lego in questo momento dove ci sono tutti i pezzettini sul tavolo. È inutile dire, È insomma, solo questo, no, lo stadio, la questo sede, lo stadio, i campi. esattamente. Ci sono queste 2 o 3 settimane che ancora ci sono per stabilire il master plan finale da presentare, dove tutti i pezzettini sono sul tavolo. A volte vengono montati, a volte no, insomma, varia un po' dai giorni, tant'è che lo stesso Sala 2 giorni prima aveva detto che no, la sede, ma sì, femminile, giovanili e maschile, giovanili. Quindi insomma, in questo momento lasciamolo un attimo da parte come sarà montato, diciamo così, il piano, anche perché nessuno lo sa, semplicemente è ancora al lavoro, quindi è inutile dire esattamente come andrà. Harry, io chiuderei con la formazione, però Sì, dai, mi parliamo un sembra po' di giusto campo perché tornare domani sul si gioca. campo. La formazione per Firenze l'ho caricata e quindi ve la facciamo vedere. Eccola qua. Con Maignan in porta, Tomori, Ciao e Kalulu in difesa, molto più Salmacher di Calabria, dopo l'allenamento di ieri, Tonali Benasser, Teo Hernandez, De Ketelare, Rebic e Olivier Giroud. Direttore, sarò pazzo, prendimi No. per pazzo, prendimi per pazzo, ma Ah? questa squadra con... A parte che mi piace, partiamo da questo presupposto, mi piace parecchio, con Leao al posto di Rebic, ricordiamo che Leao è squalificato, questa squadra con Leao al posto di Rebic non va troppo distante da quella che sarebbe la mia formazione tipo, sempre che il numero 90 decidesse prima o poi come dire, di tornare sui suoi livelli, non dico di esplodere, di tornare sui suoi livelli, perché in questo momento non è nemmeno più nei suoi livelli. Ecco, se De Ketelaere dovesse tornare sui suoi livelli che abbiamo visto a Bruges, o comunque sciogliersi, sbloccarsi, tutte le cose che diciamo sempre, con Leao questa formazione a me ispira parecchio. Ecco, poi senza De Ketelaere gioca Diaz e comunque sono quasi tutti titolari presenti. Difesa No, non si tocca. Eh, sembrava una difesa non vecchia si cheat. sì, è una vecchia cheat, sono tutti titolari. Difesa non si tocca e Salmacher bene che giochi lui e non qualcun altro. Messias si riposa, credo, in vista, non so se della Champions o se della partita dopo. Però bene così direi, dai. Assolutamente, assolutamente bene così. Il Milan deve rimanere in ritmo perché in questo momento ci serve essere positivi
su questo nuovo corso, quindi bisogna cementare quelle che sono le piccole certezze che stanno iniziando a crescere, che ad esempio il Milan-Atalanta sono state un po' più chiare, non possiamo permetterci scivoloni drammatici. Caro Henry, io ti saluto. Sì, Torniamo in studio per i saluti, eccoci qua. Ciao, ci ritroviamo tra pochi minuti con Chiama Milan. sì, tra pochissimo chiama Milan, se guardate questo video dopo le 11, 11 e un quarto, 11:20, 12 di oggi, mi dispiace, chiama Milan è già terminato, ma potete comunque vedere Lunch Press alle 13, il talk alle 16, filo... No, non è vero niente, che cacchio dico? Pelle rossonera alle 16, e quindi filo rossonero non c'è, lasciate mi piace, scrivete qua sotto nei commenti la vostra, soprattutto sullo stadio, sulle prove di Cardinale, sul podcast di Sala, insomma, diteci la vostra su quello che pensate possa accadere o semplicemente la vostra opinione e idea sulla questione stadio in questi giorni, in questo momento e ovviamente sulla formazione anti-fiorentina. Buona giornata a tutti anche da parte mia, ci ritroviamo tra poco.